Buongiorno a tutti, oggi è una giornata meravigliosa, il mare è calmo ma non chiarissimo perché negli scorsi giorni c'è stata una bella mareggiata ed è il tempo perfetto per andare a pescare qualche cefalo, non di grandi dimensioni, perché mi servirà nei prossimi giorni quando durante le grosse mareggiate avrò bisogno dell'escaviva per pescare le spigole. Ne approfitto per farvi vedere anche un'esca di cui avevo parlato in passato, che è sostanzialmente il pane e formaggio per i cefali. L'ho portato, l'ho fatto e oggi vi faccio vedere come si pesca facilmente con questo tipo di pesca. Eccomi arrivato sullo spot e qui andrà benissimo, sebbene dall'altra parte era un pochino meglio, però qui come vedete c'è un po' di misto, un po' di scogli, un pochino di sabbia, l'acqua è abbastanza profonda, parliamo di un paio di metri. Allora, ecco qui sia l'esca che la pastura, entrambe fatte con il pancarré, infatti potete vedere anche il link come fare sia l'esca che la pastura. Questa qui è fatta con il cuore del pancarré, la utilizzeremo come esca. Questa invece è fatta con la crosta e ora è la prima che andremo a lanciare proprio per pasturare. Per prima cosa prendiamo un po' di pastura e la lanciamo lì dove andremo a pescare. Facciamo delle palline proprio perché voglio che scenda sul fondo. Vedete, è una pastura molto abbastanza densa, ma è così che voglio che sia. Ok, e ora posso anche preparare la canna. La canna è la 5 metri di mio nonno, eccola qui. Ora prima di montarla preparo già anche queste cose che mi serviranno e il secchio dove mettiamo i cefali vivi. Non troppa acqua, se no scappano. Allora, nella mia cassettina che lascio qui ovviamente c'è un piombo per misurare il fondo e gli slamatori, che con i cefali non dovrebbero servire, però già c'è parecchia agitazione nell'acqua, vuol dire che sta funzionando. I cefali stanno già lì e questa cosa mi rende parecchio felice. Dopo vi faccio vedere la montatura. Ma ragazzi, io vi consiglio sempre di preparare tutto in modo che sia a portata di mano e non dobbiate stare le ore a preparare le cose. Allora, per prima cosa misuriamo il fondo. Allora, per misurare il fondo utilizzo questo piombino qui, ok, e vedo in base quanto affonda il galleggiante quanto devo dare. Visto che l'acqua è abbastanza chiara, preferisco dare un pelino più di fondo rispetto al normale. Ok, non peschiamo proprio sul fondo, però quasi. Devo spostare più avanti. Ecco qua, stiamo pescando una decina di centimetri, possiamo alzarlo un pelo di più. Ecco la nostra esca. Ovviamente io ne prendo un pezzettino, me lo metto sulla canna in modo tale che non è che devo stare ogni 3 secondi poi a prenderlo. Ecco qua, come vedete me la metto sulla canna e sono pronto. Ora prendo una piccola pallina, metto l'amo, lo giro ed è bella che è fatta. Faccio così anche con la seconda, ora vado lento, poi andrò molto più veloce. Che succede? Che queste palline faranno sia da fondo sia da pastura che da esca. Perfetto. All'inizio tiro sempre un pochino così perché voglio che si stacchi la pastura e i pesci si abituino e capiscano che è qualcosa da mangiare. Magari per i primi 10 tiri non vi aspettate granché, serve solo ad abituarli al cibo, diciamo. Poi una volta che andranno in frenesia alimentare, ogni tiro sarà un pesce, se siamo bravi. Secondo tiro, stanno sicuramente mangiando perché li vedo, eccoli là sotto al galleggiante. Ora aspettiamo, eccolo. No, vedete, mangiano anche altre specie purtroppo, Questa è una piccola donzella che ora ributtiamo subito. Vuol dire che sto pescando un po' troppo fondo. Allora abbassiamo un pelo il fondo. Mamma che mangiata, me la sono persa e stavo guardando non so cosa.
Questa era una salpa sicuro. Ma sicuro adesso mangia di nuovo, ma non è un cefalo. Eccola. Pure un pesce carino, Avevo detto che era una salpa. Le salpe tirano tantissimo. Oh ragazzi, stanno mangiando, ma guardate cosa ho scoperto. Qui davanti, se ve la faccio vedere meglio, c'è una buchettina che è collegata al mare per un piccolo canale e dentro è piena di cefali. Adesso provo a pescarne qualcuno, perché qui dentro riesco a farvi vedere con più facilità come mangiano e soprattutto come bisogna ferrare col galleggiante. Guardate. Ormai si sono abituati all'esca, quindi una volta che si abituano è una strombolata prenderli. Non bisogna guardare giù, devo guardare il galleggiante. Eccolo! Pure bel cefalo. Questa è proprio la misura perfetta, un po' grandino questo per le spigole, però è perfetta per i pesci serra. Ora lo mettiamo nel secchio, però avete visto che funziona? Allora, questo lo mettiamo qui. Sto pescando in questa buca, non perché sono pazzo, ma perché riesco anche a farvi vedere come mangiano i pesci, che è una cosa secondo me fantastica. Vedete, ora stanno spizzicando, guardate il galleggiante come fa, su giù, su giù. Quando va giù dobbiamo tirare su, non ora, Cefali non è assolutamente facile. Eccolo! Vedete che bello? E una volta che cominciano a mangiare è uno dietro l'altro, senza alcun tipo di problema. Questi sono veramente perfetti per essere innescati. È bellissimo perché li posso vedere in diretta. Serve anche a me per capire come comportarmi, no? Vedete, quando non mangia bene si vede subito, ogni tanto c'è qualche affondatina. Il galleggiante vi posso garantire che è tarato al grammo, Eccolo! Piccolissimo, ma anche questi per le spigole vanno più che bene. Quando mangia si vede subito, Allora, l'importante è tirarli fuori velocemente, se no poi gli altri si spaventano. Ormai si fiondano perché si sono abituati. Ora se lo stanno portando un po' appresso, Azzardo una ferrata, eccolo infatti. Ragazzi, ci vuole un po' di esperienza per i cefali, Guardate cosa vi faccio vedere. Sono tutti presi per il labbro perché praticamente quando loro mangiucchiano, che fanno? Prendono e sputano, prendono e sputano, prendono e sputano. Come vedete la montatura è semplicissima, infatti qui sto utilizzando un galleggiante dove c'è un piccolo bulchettino, quindi dei piombi tarati per il galleggiante ovviamente, e poi abbiamo un paio d'ami. Ora sono rovinati perché già ci abbiamo pescato. Eccoci qua, sono soddisfatto, ho preso 5-6 cefaletti che sono quelli che mi basta, è inutile prenderne di più. Sono contentissimo perché in questa buchettina sono riuscito non solo a divertirmi, ma soprattutto a farvi vedere come si muove il galleggiante e come mangiano i pesci, che non è una cosa che si riesce a far vedere tutti i giorni. Stavano mangiando bene anche fuori, però era inutile, tanto mi servivano comunque dei cefali piccoli e questi erano davvero perfetti.